Sei indeciso se comprare il Rode NT1A o il Behringer B2 Pro? Guarda questo video e scopri le differenze tra i due microfoni. Iniziamo! Eccoci qui con due microfoni. Abbiamo qui il Rode NT1A e qui il Behringer B2 Pro. Sono due microfoni molto belli, esteticamente soprattutto. Vedi, sono grigi, sono satinati, sono pesanti anche al tatto. Danno l'idea di essere microfoni veri, tra virgolette, non microfoni giocattolo. Sono due microfoni però molto diversi tra di loro, anche se esteticamente si assomigliano un po', sono molto diversi. E voglio provare a farti sentire appunto queste differenze. Partiamo dalla parte estetica. Ti ho detto che esteticamente sembrano uguali, ma sul corpo di entrambi i microfoni ci sono delle differenze. Rode NT1A non ha nessun tipo di controllo di manopolina, di switch o altro. È un microfono cardioide, con figura polare cardioide e basta. Il Behringer B2 Pro invece ha uno switch che ti permette sul lato anteriore, che ti permette di switchare appunto tra figura polare omnidirezionale e cardioide. Sinceramente, se tu usi questo microfono per registrare la voce, quindi per far podcast o un altro tipo di lavoro sempre con la voce, ti consiglio di lasciare sempre sulla figura polare cardioide, perché è quella più interessante. Nella parte posteriore questo microfono, il Behringer B2 Pro, ha uno switch, un attenuatore a meno 10 dB. Questo switch può essere utile se registri fonti sonore abbastanza forti, quindi non la voce. Quindi se lavori soltanto con la voce, ti consiglio di lasciar perdere questo switch, di non toccarlo perché non ti serve. C'è invece anche un filtro passa alto che elimina tutte quelle frequenze molto basse nelle quali si annida, diciamo, il rumore di fondo all'interno di una stanza. Quindi nel caso in cui tu ne abbia tanto, questo switch può esserti utile. Entrambi i microfoni per fare questo test stanno entrando dentro un Rodecaster Pro. Sto guardando adesso, i fader sono una tacchetta, entrambi i microfoni hanno una tacchetta in più di metà e il gain su entrambi i microfoni è 15. Dal Rodecaster Pro ho disabilitato qualsiasi processore di segnale, quindi non c'è il deesser, non c'è il compressore, non c'è l'equalizzatore, non c'è l'Aural Exciter e il Big Bottom, non c'è niente, ok? Quindi sto provando a farti sentire questi microfoni davvero come suonano, ok? Quindi puliti. Sto registrando dentro una stanza che non è totalmente trattata acusticamente. Se hai già visto altri miei video sai che questa stanza, nonostante abbia pannelli fonoassorbenti avanti, dietro e di lato, su un lato solo, ha un soffitto molto alto che aumenta di tanto il rumore, il reverbero. Probabilmente se stai ascoltando con le cuffiette, e ti consiglio assolutamente di ascoltare con le cuffiette, ti accorgi che c'è un po' di reverbero. Però in questa prima fase del test ho voluto registrare qui la voce perché è fondamentale che questo ambiente sia quanto più simile a quello che magari hai a casa tua o nel tuo studio. Quindi se non hai un ambiente perfettamente trattato da un punto di vista acustico, il test in questa stanza sicuramente può essere molto utile per te. Ok, allora, cardioide, ti ho detto che entrambi i microfoni sono posizionati nella figura polare cardioide, il Behringer B2 Pro. Il Rode NT1A nasce così, non puoi cambiarlo, quindi non c'è nessun problema. Ti faccio un brevissimo recap se non hai visto altri miei video. Che cosa vuol dire figura cardioide? Vuol dire che davanti al microfono si forma una specie di cuore che ha la punta verso la mia bocca e il microfono è molto ricettivo a tutto ciò che avviene davanti, possiamo dire, ok? Quindi rigetta tutto ciò che è di lato e soprattutto dietro. Questo è molto importante perché nel caso di stanze non acusticamente trattate, il fatto che tutto ciò che avviene qui non venga ripreso dal microfono è sicuramente interessante. Facciamo un piccolo test per farti vedere questo. Provo a spostarmi di lato, a destra del Rode NT1A, a sinistra del B2 Pro, è la stessa cosa ma solo per questione di spazio perché al centro non riesco a passare, ok? Benissimo, in questo momento ti sto parlando davanti al Rode NT1A, proprio, cioè davanti, esattamente sul lato del Rode NT1A. In questo modo tu puoi vedere effettivamente il rumore, la voce, quanto prende della voce che sta entrando in questo momento, ok? Adesso passo al Behringer B2 Pro.
Mi metto sul lato del Behringer BB2 Pro alla stessa distanza che ero prima al Rode NT1A e in questo modo tu puoi vedere, puoi ascoltare più che altro quanto rigetta i suoni provenienti dalla parte laterale. Ok, adesso provo a spostarmi dietro, perdonami le spalle, ma provo a far così, prova. In questo momento sto parlando alle spalle di due microfoni. Ti chiedo scusa per la schiena, ma in questo modo puoi vedere effettivamente quanto audio entra dentro il microfono proveniente appunto dalla parte posteriore. Come hai sentito, effettivamente la figura cardioide, la figura polare cardioide è quella più utile se lavori con la voce. Ok? E se sei da solo, perché magari se stai intervistando una persona e hai un solo microfono potresti mettere la figura 8, insomma dipende da varie cose, però in assoluto, in generale, possiamo dire che la figura polare cardioide è quella che funziona meglio nella maggior parte dei casi per chi lavora con la voce. Bene, come ti raccontavo prima, questi due microfoni da un punto di vista di caratteristiche tecniche sono molto diversi. Esteticamente si assomigliano, ma da un punto di vista funzionale, di suono, di sonorità, sono molto diverse. In questo momento stai vedendo i due schemi polari e le risposte in frequenza di entrambi i microfoni e come puoi vedere effettivamente i microfoni sono abbastanza diversi. Ok? Quindi anche in base alla tua voce, se sei uomo o donna, se hai una voce più bassa o una voce più alta come tonalità, in base appunto a quello che è meglio per te, sceglierai uno o l'altro microfono, perché ti ripeto, lo stai sentendo in questo momento, i microfoni sono abbastanza diversi e lo stai anche leggendo in questo momento, soprattutto la risposta in frequenza nella parte alta della voce è abbastanza diversa, ok? Quindi la scelta ancora una volta deve essere fatta sulla base di quello che secondo te è la soluzione migliore per te, a prescindere dalle marche. Rode è più figa rispetto a Behringer, importa poco perché ci sono microfoni anche molto economici sul mercato che suonano veramente bene, quindi non farti problemi di marche o di estetica o altro, semplicemente prova a valutare quello che è il miglior microfono per te nella tua situazione. Ok, facciamo ancora un altro test. Proverò a leggere un testo breve qui dal mio telefono in modo che tu possa sentire su entrambi i microfoni come funziona. Ok? Allora, podcast. Si chiamano podcast. Sono delle trasmissioni radio diffuse via internet, scaricabili e archiviabili su computer, tablet e smartphone. Il nome deriva da iPod più broadcast ed è stato usato per la prima volta nel 2004. Sono in effetti dei media file digitali, prodotti in forma di serie con singoli episodi. Le persone possono iscriversi a un podcast così come essere aggiornati automaticamente quando una nuova puntata è online. I podcast possono essere scaricati gratuitamente e possono essere ascoltati e riascoltati senza limiti di utilizzo temporali. Possono essere monotematici o affrontare argomenti di volta in volta differenti. Ora, questo testo che ho letto l'hai sentito su entrambi i microfoni. Adesso faremo un test nell'ambiente insonorizzato acusticamente trattato che ho di là, dove registro i miei podcast, e ti faccio sentire lo stesso testo, un microfono alla volta, come si sente, in modo che tu abbia ancora un'opportunità in più di valutare quale dei due microfoni è più adatto al tuo caso adesso. Ok? Andiamo. Ok, adesso siamo nella stanza acusticamente trattata, quella che uso appunto per far podcast, e stiamo provando il Behringer B2 Pro. Cosa succederà? Leggerò lo stesso testo che ho letto di là nell'altra stanza, quella non acusticamente trattata, che probabilmente può assomigliare di più alla tua situazione attuale. Leggerò lo stesso testo, dopodiché lo farò con il Rode NT1A e vedremo un po' le differenze da un punto di vista proprio dell'onda, della formante, insomma del suono e quant'altro, ok? Allora, prendiamo lo stesso testo che è qui, ok, e proviamo a registrare. Podcast. Si chiamano podcast. Sono delle trasmissioni radio diffuse via internet, scaricabili e archiviabili su computer, tablet e smartphone. Il nome deriva da iPod più broadcast ed è stato usato per la prima volta nel 2004. Sono in effetti dei media file digitali prodotti in forma di serie con singoli episodi. Le persone possono iscriversi a un podcast così da essere aggiornati automaticamente quando una nuova puntata è online. I podcast possono essere scaricati gratuitamente e possono essere ascoltati e riascoltati senza limiti di utilizzo né temporali. Possono essere monotematici o affrontare argomenti di volta in volta differenti. Ok, abbiamo registrato il nostro file audio con il Behringer. Adesso faremo lo stesso con Rode, per cui adesso metterò in pausa e cambierò il microfono.
Volevo dirti questo, entrambe le registrazioni saranno fatte col microfono che entra dentro la mia scheda audio, una SSL2. Il volume è a ore 11 e non c'è non ho schiacciato il bottone della 4K, che è quell'enfatizzazione, quella sorta di saturazione che sulle frequenze molto alte che dà un colore alla voce, ma in questo caso è assolutamente pulito, ok? Quindi volume della scheda, il gain della scheda, ore 11, ok? Basta, quindi non c'è nessun altro segnale. Adesso proviamo a cambiare microfono e registriamo la stessa cosa col Rode NT1A. Arrivo subito. Eccoci, allora ho fatto un cambio, ti ho risparmiato insomma il cambio del microfono e in questo momento ho montato qui il Rode NT1A e iniziamo la registrazione dello stesso testo che ho registrato prima, ok? Podcast, si chiamano podcast, sono delle trasmissioni radio diffuse via internet, scaricabili e archiviabili su computer, tablet e smartphone. Il nome deriva da iPod più broadcast ed è stato usato per la prima volta nel 2004. Sono in effetti dei media file digitali prodotti in forma di serie con singoli episodi. Le persone possono iscriversi a un podcast così da essere aggiornati automaticamente quando una nuova puntata è online. I podcast possono essere scaricati gratuitamente e possono essere ascoltati e riascoltati senza limiti di utilizzo né temporali. Possono essere monotematici o affrontare argomenti di volta in volta differenti. Ok, abbiamo registrato anche quest'altra traccia, ok? Adesso disarmiamo la traccia, adesso abbiamo qui le nostre due forme d'onda. Le puliamo un attimino in modo tale che partano nello stesso istante. Ok. Ok, adesso che abbiamo registrato entrambe le tracce, proviamo a ascoltarle per vedere le differenze, almeno le prime differenze, quelle che arrivano subito. Mettiamo le nostre cuffie da ascolto, in questo caso sono le mitiche Sony, e iniziamo partendo dal Behringer. Ascoltiamolo. Podcast. Si chiamano podcast. Sono delle trasmissioni radio diffuse via internet, scaricabili e archiviabili su computer, tablet e smartphone. Il nome deriva da iPod più broadcast ed è stato usato per la prima volta nel 2004. Sono in effetti dei media file digitali prodotti in forma di serie con singoli episodi. Le persone possono iscriversi a un podcast così da essere aggiornati automaticamente quando una nuova puntata è online. I podcast possono essere scaricati gratuitamente e possono essere ascoltati e riascoltati senza limiti di utilizzo né temporali. Possono essere monotematici o affrontare argomenti di volta in volta differenti. Ok. Proviamo ad ascoltare adesso invece il Rode NT1A. Podcast. Si chiamano podcast. Sono delle trasmissioni radio diffuse via internet, scaricabili e archiviabili su computer, tablet e smartphone. Il nome deriva da iPod più broadcast ed è stato usato per la prima volta nel 2004. Sono in effetti dei media file digitali prodotti in forma di serie con singoli episodi. Le persone possono iscriversi a un podcast così da essere aggiornati automaticamente quando una nuova puntata è online. I podcast possono essere scaricati gratuitamente e possono essere ascoltati e riascoltati senza limiti di utilizzo né temporali. Possono essere monotematici o affrontare argomenti di volta in volta differenti. Ok, ti sei reso conto delle differenze che ci sono? Ci sono tante differenze, ok? Anche per questo ti raccontavo prima, i microfoni sono molto 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 diversi. Prova a riascoltare il Rode. Sono delle trasmissioni radio diffuse via internet, scaricabili e archiviabili su computer, tablet e smartphone. Proviamo ad ascoltare il Behringer. Sono delle trasmissioni radio diffuse via internet, scaricabili e archiviabili su computer, tablet e smartphone. Riesci a percepire il suono che è molto diverso. Sembra un po' più flat sul Behringer e un po' più spinto, come visto prima nello schema che riassumeva la frequenza del microfono, come il suono del Rode è più colorato. Sembra anche più, come dire, pulito, più definito, ecco, forse questa è la parola giusta. Proviamo un attimo il Rode. Sono delle trasmissioni radio diffuse via internet, scaricabili e archiviabili su computer, tablet e smartphone. Il Behringer. Sono delle trasmissioni radio diffuse via internet, scaricabili e archiviabili su computer, tablet e smartphone. Il nome deriva da iPod più broadcast. Senti? Ok? I microfoni sono entrambi validi, ovviamente. Sta a te decidere
in base a quello che sono riuscito a farti sentire in questo video. Nella fascia di prezzo probabilmente io preferirei il Rode NT1A, aggiungendo quei 55 euro in più prenderei un microfono che è molto più silenzioso e che però di contro ha un colore forse un po' troppo spinto per me. Oppure il Behringer B2 Pro, 55 euro in meno, un po' di rumore di fondo in più, che può essere sicuramente risolto attraverso plugin, un denoiser o quello che vuoi, ce ne sono tantissimi. Quindi niente, questo per quanto riguarda la registrazione della voce con i tuoi microfoni dentro un ambiente acusticamente trattato. A te la scelta. Bene, spero che questo video sia stato di tuo interesse e tu abbia compreso quali sono le differenze tra questi due microfoni, Rode NT1A, Behringer B2 Pro. Considera che la differenza tra questi due microfoni in termini economici è di circa 55 euro, quindi una differenza che tutto sommato può valere la pena. Poi dipende da te, ovviamente come ti dicevo prima, i microfoni, non esiste il miglior microfono, esiste quello più adatto alle tue esigenze o quello che rientra nel tuo budget, insomma sta a te la decisione. Quindi per quanto io preferisca il Rode NT1A, però anche il Behringer B2 Pro è un microfono che tutto sommato si difende abbastanza bene nella fascia di prezzo in cui è. Secondo me, se vuoi il mio consiglio, io spenderei questi 55 euro in più e prenderei il Rode NT1A. Non fosse altro che per la silenziosità del microfono stesso. Il Behringer B2 Pro, come hai potuto vedere, aggiunge un po' di ronzio in sottofondo, un po' di rumore di fondo che il Rode NT1A non ha, perché è uno dei microfoni più silenziosi che esistono. 55 euro di differenza. La scelta sta a te. Bene, il video è finito e prima di andare ti chiedo di iscriverti al mio canale e di cliccare sulla campanellina in modo da essere sempre aggiornato sui miei prossimi video. Per ora è tutto, alla prossima, buona registrazione!